in collaborazione con Marco, Hosis Technology, sportoutdoorviaggi.it. Cari amici telespettatori, ben ritrovati da Floriano Omoboni, seconda parte della 16ª puntata di S4, il talk show di Sportador.tv, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata allo sport, alla nautica e al turismo. Siamo in onda con vari format televisivi estivi e invernali che parlano di mare e di montagna sulle migliori TV private italiane, diverse TV nazionali, e ora con il nostro canale Sportador.tv sulle smart TV europee di ultima generazione. Puntata questa tutta dedicata alla motonautica. Nella prima parte abbiamo ospitato dei grandi vecchi, dei grandi piloti, dei grandi personaggi. Giampaolo Montavoci, responsabile della commissione offshore per quanto riguarda la Federazione Italiana Motonautica, nonché grande e valido pilota, assieme a Cristian Ghedina. Sì, lui, l'uomo dello sci, che da quest'anno, come abbiamo sentito, gareggia in motonautica assieme a Giampaolo Montavoci. Seconda parte invece, spazio ai giovani, quello che sarà il futuro della Federazione Italiana Motonautica. Con me in studio responsabile della Formula Junior Elite, che sono apposta i giovani, Guido Longhi. Grazie Guido per aver accettato il nostro invito. E poi due giovani piloti, due giovani emergenti che danno il loro meglio, Andrea Barcelloni e Michele Ferrara, ragazzi importanti, perché il futuro è nelle loro mani. Guido, allora, la stagione 2022 della motonautica inizia subito, la prima gara che parte a Chignolo Po, i primi di maggio, giusto? Il weekend 7-8 maggio. 7-8 maggio la gara di apertura della stagione circuito della Federazione Italiana Motonautica, la ospitiamo a Chignolo Po. Abbiamo la categoria Formula Elite, dove attualmente abbiamo 18 ragazzi che partecipano al campionato italiano della Formula Elite. Poi ospitiamo il campionato italiano della GT30, che è la categoria di passaggio dopo la Formula Elite, e poi abbiamo l'italiano dell'Osi 400, sempre campionato italiano. Ecco, queste sono le imbarcazioni appunto che stiamo vedendo. Queste le immagini dell'anno scorso. Queste che tipo di barche sono? Queste sono barche che fornisce la Federazione Italiana Motonautica, motorizzate Honda dall'anno scorso, e sono barche a carena AV, dove i ragazzi hanno la possibilità per 2 anni di gareggiare nel campionato italiano in varie località con manifestazioni importanti. Quella dell'anno scorso è stata col Formula 1 a Sannazzaro, dove c'eri anche tu. Sì, perché l'anno scorso è stato il mondiale di Formula 1 a Sannazzaro d'Ongina e basta. Quest'anno si parla di Cagliari, si parla anche di Sannazzaro d'Ongina. La stagione inizia a Chignolo Po, poi ci sono le gare di Cariati e Cervia, giusto? C'è Chignolo Po, poi c'è in stand-by nella stessa data Brindisi e Cagliari, adesso la federazione deciderà. E poi dopo via da Brindisi o da Cagliari andiamo a Cariati, e poi finisce ai primi di settembre sul lago di Viverone, dove c'è l'italiano della Formula Elite. Ecco, queste sono proprio le immagini dell'anno scorso di Viverone, Cariati ai primi di luglio, e abbiamo visto queste sono altre imbarcazioni. Questa è l'F500, giusto? Certo, questa è l'F500, è uno degli ultimi passaggi della filiera della motonautica, dal gommoncino a questi e al Formula 1. Allora, e poi l'Osi 400, che è quella che si guida da Straiati. Grazie Guido per questa rapida presentazione, ma parliamo proprio con il futuro della motonautica. Andrea Barcelloni, di dove sei? Cavalloni. Cavalloni, scusa. Sono di Chignolo Po, quindi sono nato sul Po. Sono cresciuto con mio padre con questa passione. Sono figlio d'arte, mio padre è stato campione mondiale ed europeo di Formula di T550 e di T850, quindi sempre carena tradizionale, e sono cresciuto partendo dal gommoncino, quindi Formula Italia, poi passando per la Formula Junior Elite, e adesso sto approdando nella nuova categoria GT30. La GT30, grazie Andrea, papà, mi ricordo tuo papà che era bravo, buon sangue non mente. Michele, invece tu?
Io non sono figlio d'arte, mi sono intrufolato in questo sport per caso, per conoscenze, e mi è iniziato a piacere. Anch'io ho iniziato con i gommoncini e adesso sto continuando con il GT15 e spero di continuare anche con il GT30 e arrivare a livello di Andrea. A livello di Andrea. Allora, grazie di questa presentazione. Quanti ragazzi ci sono come federazione, Guido? Allora, nella Formula Elite abbiamo 18 ragazzi. Probabilmente arriviamo a 20 perché stiamo aspettando ancora 2 ragazzi che arrivano da Rimini. Poi abbiamo il gommoncino. Il gommoncino possiamo dire che ci siamo trovati una sorpresa, cioè abbiamo proposto la formula match race col gommoncino, in pratica per rendere chiaro com'è, è una specie di slalom parallelo uguale a quello dello sci. Quindi i ragazzi è piaciuto, infatti quest'anno abbiamo una cinquantina di ragazzi in questa categoria, e poi proseguiamo con il gommoncino nelle varie età, dove cominciano 8 anni e guidano il motore 8 cavalli a barra, con la guida a barra, per poi passare alla guida volante e poi salire nella 50 filiera. ragazzi sono tanti, complimenti. Abbiamo avuto l'anno scorso, c'è stato un boom, sì. 50 ragazzi in una categoria, poi compreso il gommoncino e il programma che sta portando avanti Bertolacci con la New Generation, superiamo tranquillamente i 150 ragazzi in questo settore. Beh, questo è lo scopo della federazione, certo. Tante gare top, ricordiamo l'Italia nella motonautica, il 50% delle gare a livello mondiale si fanno in Italia, il 60-70% dei titoli mondiali vinti ogni anno sono di piloti azzurri. D'altronde la motonautica l'anno prossimo festeggia i 100 anni di vita, una delle federazioni non olimpiche che ha dato più allori allo sport italiano. Settimana scorsa è stata la festa a Boretto Po. Boretto Po è una patria del circuito, come tutte le località del Po. Chignolo Po, dove c'è l'amico Guido, dove c'è Andrea, ma partendo da Pavia con la Pavia Venezia, scendendo Chignolo Po, Borgoforte, e poi dimmi se ne dimentico qualcuna, Boretto e non solo, Cremona, fino ad arrivare a Mantova, Borgoforte l'ho detto, insomma tutte località che hanno una grande tradizione. A Boretto c'è stata la festa dei piloti che hanno vinto i titoli negli anni 70-80, 150 campioni europei e mondiali. Su una popolazione di 5.000 abitanti possiamo dire che su 5.000 abitanti avere 150 piloti che hanno vinto il titolo europeo e mondiale, non ce ne sono tante località in tante discipline diverse. Guido, giusto? Sì, sì, giusto. Il Po è stata un po', diciamo, la culla della motonautica da circuito. Ecco, i grandi campioni sono usciti dal Po, sia dalle T che dalle sdraiate nel circuito sono usciti sul Po, si sono formati sul Po. D'altronde la stagione, ricordiamo, è sul fiume Po, Chignolo Po, per quanto riguarda i giovani, ma la stagione clou inizia a Boretto Po a giugno, poi c'è, adesso non me la ricordo tutta a memoria, ma c'è, la Pavia Venezia l'abbiamo detto, poi c'è Brindisi a fine giugno, Boretto al 12 di giugno, Sannazzaro con la Formula 1 a metà luglio, poi Viverone a settembre e la chiusura, sesta gara a Cremona, un'altra importante località. Insomma, località, come vedete, oltre a Venezia, l'arrivo della Pavia Venezia, sono la storia. Cosa vuol dire, Andrea, tu che sei giovane, la vedi in televisione, te ne parla tuo papà, ma perché la motonautica? Io ho un aneddoto, ad esempio, di quando ho iniziato, che proprio con Guido, che mi ha fatto entrare, e poi avendo conosciuto anche quello che ha fatto mio padre. Io ho iniziato sempre giù al club nautico Gabbiane, provando questo gommoncino e poi facendo la Formula Italia, però con un inizio che non si aspettava nessuno, neanche mio padre se l'aspettava, perché l'anno prima eravamo andati in vacanza in Spagna e eravamo andati a fare un giro turistico e io ho fatto tutto il viaggio stando male sull'imbarcazione perché soffro il mal di mare. E ho detto a mio padre: non farmi più salire su un'imbarcazione. Sulla nave? La nave No, su una barca proprio da diporto, una piccola imbarcazione. Sono stato veramente male, ho detto: non voglio più salire su un'imbarcazione nella mia vita, e adesso mi ritrovo qui a gareggiare nel campionato italiano e magari il mondiale.
E questo è un po' un aneddoto che mi ha fatto ridere ogni volta che ci penso. Tu di che anno sei? Sei giovane? Sono nascita 2004, 17 anni, devo compiere 18. Fai 18, complimenti. Michele, tu invece, anche tu sei di Chignolo Po, di dove sei tu? Sono vicino a Lodica di Lana, un paesino in periferia. Nella bassa lodigiana, sì. dove si mangia bene, ok. E allora? Vai sul Po anche te a divertirti? Sì, nello stesso club. Speriamo che quest'anno qui sia un anno più... Tanto andate in televisione, tanto non succede in tutti gli sport, è difficile che un ragazzino vada in televisione. Questo già, giusto Andrea? Esatto, anche mio padre me l'ha detto, quindi mi ha detto sei fortunato a ritrovarti in televisione. Cioè è difficile che ci siano, anche molti miei amici mi hanno detto infatti sei stato fortunato e tutto grazie soprattutto al club nautico, soprattutto a Guido che mi ha aiutato molto anche in questo periodo e soprattutto grazie anche alla federazione che sta creando, si sta ricostruendo e sta creando molti giovani, molti talentuosi giovani che stanno portando infatti la il progetto è che dicevi tu di Bertolacci. Bertolacci è grande campione di offshore, papà del calciatore Bertolacci, lui campione, Bertolacci figlio campione di calcio, lui campione di offshore, ora è il delegato regionale del Lazio che fa tanto Next Powerboat Generation NGP, questo nuovo progetto per i giovani del Lazio, ma non solo, fa tanto Guido la federazione per i giovani, giusto? La federazione gestita dal presidente Iacognani che è uno dei presenti storici dello sport italiano, uno dei più diciamo da oltre 20 anni segue la federazione e con i risultati che abbiamo appena detto, la più titolata, la più vincente, la più disponibile a fare le gare, si corre solo in Italia, nel resto del mondo ci sono tante difficoltà e la federazione fa tanto per i giovani. Certo, Iacognani ha avuto il coraggio di adattare la federazione ai tempi. I tempi sono cambiati, anche la federazione ha preso certi indirizzi nuovi, come ad esempio la Formula Elite. La Formula Elite, la federazione ti dà la possibilità per 2 anni di girare l'Italia rimborsato delle spese che il ragazzo sostiene per andare a fare le corse. Poi, dopo questi 2 anni, il ragazzo prosegue con le proprie possibilità e poi può anche cambiare categoria, aiutato dalle società, perché quello che abbiamo fatto Gabbiane e Fabrizio Bocca è quello di aiutare a nascere la nuova categoria GT30, dove abbiamo messo a disposizione come società delle barche ai ragazzi e questi ragazzi usciti dalla Formula Elite, lui è un esempio, saliranno sulla GT30 che è la nuova categoria di questo momento, categoria internazionale, perché dobbiamo anche dire che in questa categoria qui il ragazzo ha la possibilità di andare a fare l'europeo e il mondiale senza avere altre trafile o selezioni e cose del genere, che pochi sport offrono questa possibilità e la motonautica è uno di quelli. Abbiamo visto le immagini intanto della guida da sdraiati, la Osi 400, hai parlato di Fabrizio Bocca, Rainbow Team di Casale Monferrato, Bocca un altro nome importante della motonautica, ha vinto il mondiale in Formula 1 nel 92, quando la Formula 1 inshore era meglio del Superbike a livello della MotoGP, con 18 gare a livello mondiale si correva in tutto il mondo e Bocca è uno dei vincenti, grazie alla moglie Elisa, al figlio Oleg, fanno tanto con il suo team, Rainbow Team, per i giovani, soprattutto piemontesi, perché poi ogni società gestisce il mondo dello sport della propria zona, giusto? Certo. Noi quest'anno è già qualche anno che abbiamo iniziato la collaborazione con Fabrizio Bocca. È il nostro istruttore per la nostra scuola, uno dei nostri istruttori, e noi ci troviamo ogni 15 giorni sul Po a fare allenamenti, come domenica scorsa avevamo giù i ragazzi della Formula Elite, nostri e quelli di Fabrizio, a fare allenamenti sul fiume. Ecco. Cosa vuol dire, Andrea, avere questo maestro che è Fabrizio Bocca e com'è il tuo rapporto con i giovani? No? Perché tu con i tuoi compagni, mi hai detto che ti ammiro, vai in televisione, ma tu quando sei in tuta, quando col casco ti senti un personaggio, ti senti i tuoi compagni che ti ammirano, cosa com'è? Sinceramente io sono una persona abbastanza che quando è sulla barca cambia totalmente il modo di pensare, soprattutto
non cerca di pensare io sono chissà chi e cerca sempre di stare con i piedi per terra, perché secondo me questo è fondamentale, per cercare sempre di andare avanti e migliorare. No, però ad esempio con i giovani, ad esempio io in queste 2 settimane di prove, in queste 2 domeniche di prove sono stato con i ragazzini più giovani a, diciamo, fare da istruttore, da aiutante. Perché sono ragazzini, tu ne hai 17, sono ragazzini di 10? Anche di 10 anni, 12 anni, 13 anni, e gli spiego come funziona ad esempio il mondo del commoncino, perché io ho vinto il campionato nel 2017 di Formula Italia del gommoncino, quindi col 15 cavalli. Che sono ancora, questa che barca è? Formula Junior Elite. Questa è Junior Elite, e che motori hai qui? Questa invece? Questa qua è il Formula 4 con un 60 cavalli catamarano. Ok, e queste sono le immagini di Viverone, quindi finisci la tua storia, hai vinto il 2017? Nel 2017 poi? Diciamo con questa esperienza che ho sto insegnando ai più piccoli come funziona tutto, lo stacco di massa, magari i fondamentali, le bandiere e tutto. Diciamo che sono un po' l'anziano del gruppo. Ecco. Sì, perché bandiera verde vuol dire tutto ok, bandiera rossa gara fermata, bandiera esatto. gialla, sì. Attenzione, giusto? Sì. E tu Michele, allora, anche tu? Sì, io prendo esempio da Andrea, l'esempio del club, e cercheremo sempre di seguirlo, perché è il più saggio, è il più esperto, e comunque ci dà consigli, ci aiuta a far tutto, ci consiglia cosa fare, gli assetti da mettere, perché anche quello è molto importante durante le gare. E a scuola il professore di educazione fisica cosa dice? Lo sa che fate questa gara? No, perché io ho fatto lì, sono stato professore di educazione fisica, e vedere gente che fa questi sport nuovi, cosa vuol dire? Sì, cioè glielo diciamo, ma la maggior parte delle volte non sanno cosa sia, quindi ci cerca di spiegare, sono affascinati. Che scuola fai tu? Superiore, cosa fai? Scientifico. Scientifico, tu Andrea? Io invece faccio un tecnico. L'istituto tecnico, vabbè, insomma, scuole importanti. Guido, allora, abbiamo detto del Po che è la regina. Se abbiamo stimolato qualche curiosità, maggiori informazioni, la federazione è presente in tutta Italia, abbiamo parlato del Lazio, abbiamo parlato della Sardegna che fa tanto col mondiale, non solo, della Sicilia, di Cariati col delegato Mimmo Imperiale, e non solo. Come si muove la federazione a livello regionale? E per avere maggiori informazioni? Per avere maggiori informazioni e conoscere un po' il nostro mondo basta telefonare alla Federazione Italiana Motonautica. C'è l'ufficio preposto e ti indirizza in base alla regione in cui arrivi, ti dà l'indirizzo dei centri di avviamento allo sport. Chignolo è uno di quelli, di centro di avviamento allo sport motonautico, dove noi periodicamente, cioè tutti gli anni, noi facciamo la scuola con ragazzini nuovi. Apro una piccola parentesi, lui sarà uno dei prossimi istruttori, perché ci sa fare, con i ragazzini ci sa fare. È salito sul gommone con dei ragazzini di 10 anni e questi ragazzini pendevano letteralmente dalle sue labbra. Chiusa questa piccola parentesi, una persona che vuole avvicinarsi allo sport ci contatta, poi lo invitiamo presso la sede, gli spieghiamo cos'è la scuola, cosa deve fare, l'impegno della famiglia che deve avere per portare a fine il corso, e poi dopo, una volta fatto questo corso, viene licenziato dalla federazione, c'è un nulla osta da parte dell'istruttore che lo valuta, perché noi abbiamo avuto dei casi che l'anno scorso c'erano dei ragazzi che l'istruttore non ha reputato pronti per il circuito, e allora questi ragazzi non sono saliti in circuito ma sono rimasti nelle categorie inferiori. Questo per dimostrare la serietà della scuola della motonautica, ecco. Ok, il numero della federazione è 02 70 16 31, il centralino della federazione, 02 il prefisso di Milano, 02 70 16 31 per chi vuole avere maggiori informazioni, il sito della federazione è fimconi.it, FIM, Federazione Italiana Motonautica, CONI, come appunto fimconi.it. Insomma, Andrea, belle parole quelle di Guido, sei già quasi un istruttore, insomma, vuol dire? Sì, diciamo di sì, mi trovo molto bene soprattutto con i ragazzi, con i più piccoli. Sono anche, diciamo, non severo, però il giusto, perché con i ragazzini non c'è da andargli troppo addosso. Se sbagliano si può sempre migliorare. Infatti io ho imparato tantissimo dai miei errori, quindi come ho sbagliato io possono sbagliare anche loro.
e questo secondo me è uno dei fondamentali per insegnare ai ragazzini. Ad esempio nelle immagini sto vedendo l'imbarcazione, la seconda è quella di mio fratello che ha corso l'anno scorso e io diciamo prendo la sua eredità. Quella gialla? No, quella verde. Questa è categoria è dove correva tuo fratello? Sì, che è stata costruita dall'Albatro, dal cantiere Albatro. L'Albatro della famiglia Cesati, Cristian esatto. e Simone Cesati sul lago di Como a Gravedona. Esatto. E questa è una bella categoria. Che categoria correva tuo fratello? GT30. Il GT30. Quella che devo fare io quest'anno. Quella che fai quest'anno, infatti queste sono le imbarcazioni. Michele, anche tu quindi da Lodi fai una bella sfacchinata tutti i giorni per andare? Sì, tutti i giorni, ogni 15 più o meno andiamo a fare le prove. L'8 abbiamo la prima gara a Punta Chignolo e si vedrà. Vediamo com'è. Italo, scusami Guido, quanti giovani vengono coinvolti ogni anno? Ma noi ogni anno abbiamo 5-6 ragazzi nuovi. Come società? Come società, perché se no dopo diventano troppi per poterli seguire, ci vuole più personale. Per il momento siamo impostati così, facciamo la scuola anche ai piloti di altre società. Se altre società hanno dei ragazzi e non hanno la struttura che abbiamo noi, vengono da noi e noi mettiamo a disposizione tutto il centro per fare la scuola ai loro ragazzi. Siamo in chiusura, il tempo è tiranno. Un appello, Andrea, prima della chiusura, ai tuoi amici, agli appassionati che vogliono iniziare la motonautica? Per chi volesse iniziare la motonautica voglio dire soltanto due cose. La prima, sempre i piedi per terra per poter andare sempre avanti, e la seconda, non mollare mai. Non mollare mai, parole sagge e intelligenti. Grazie Andrea Calloni, in bocca al lupo, salutami tuo papà, in bocca al lupo per la tua stagione da pilota e da tecnico. Tu Michele? Anch'io saluto tutti e spero che più persone si possano avvicinare a questo sport per continuare ad avere i ragazzini. D'altronde un invito fatto da questi giovani che è il futuro della nostra Italia, sono veramente parole interessanti e toccanti. Guido, siamo in chiusura, un saluto e un appello per il futuro della motonautica. Ma io ringrazio te per averci invitati in questa trasmissione. Il mio augurio è che la gente venga a trovarci, venga a vedere che cos'è la motonautica, e una cosa fondamentale, noi insegniamo anche ai ragazzi a capire l'ambiente e a rispettare l'ambiente. L'ambiente, che l'ecologia è il futuro, certo, con i motori ecologici, e non solo, la sostenibilità è il futuro del nostro mondo. Grazie a Andrea Cavalloni, Michele Ferrara e a Guido Longhi, responsabile della commissione giovanile della Federazione Formula Elite Junior. Grazie agli studi qui di Sport Italia, Savino, Stefano e Thomas. L'appuntamento ritorna la settimana prossima, sempre con S4, il talk show di Sport.tv, la multipiattaforma TV e web, tutto dedicato allo sport e al turismo. Siamo in onda tutto l'anno con vari format televisivi estivi e invernali che parlano di mare e di montagna sulle migliori TV private italiane, diverse TV nazionali, ed anche sul nostro canale Sport.tv sulle più importanti smart TV europee di ultima generazione. Ciao, e alla prossima occasione da Floriano Moboni. sportoutdoorviaggi.it, l'agenzia di viaggi che organizza le tue escursioni in barca a vela e catamarano. Scopri le bellezze della Sardegna con sportoutdoorviaggi.it. Marco, Osis Technology, In collaborazione con Marco, Osis Technology, sportoutdoorviaggi.it.